Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vedremo come valorizzare e rendere interessante uno skin tone marrone come quello di questo troll. Ci concentreremo sul dare maggiore organicità alla pelle tramite una texture e gestendo i colori in modo diverso a seconda del lato del modello. Nella descrizione vi lascio il nome del modello di oggi così come altri video e prodotti consigliati. Detto questo, cominciamo! Il primer non è solo una base, ma può essere un grande strumento per indirizzare la nostra pittura. Qui ad esempio ho creato una base nera ad aerografo e poi con precisione ho evidenziato con il bianco le aree che volevo rendere più luminose. Quando si è in dubbio su quale lato del modello illuminare, è bene enfatizzare quello nella direzione in cui è rivolto il suo sguardo. Seguendo questa regola ho illuminato la testa, le spalle, i pettorali, la pancia, fino ad arrivare in modo meno intenso anche a ginocchio e piede. Tutti gli elementi nel lato opposto sono rimasti in ombra e più in là nel video vedremo come valorizzarli. Per sfruttare questo lavoro di chiari e scuri possiamo iniziare la pittura con un colore traslucido, come questo Ink Scale Color Artist di Scale 75. Gli inchiostri sono un concentrato di saturazione, più liquidi e traslucidi di un colore classico ma molto intensi. Si possono usare in una miriade di modi, sia ad aerografo che a pennello. Oggi, insieme ad una punta di nero per scurirlo, lo useremo come base della nostra pelle, donando subito una tinta precisa allo skin tone, che sarà più visibile nelle zone di luce e colorerà appena le zone scure. Stendendolo rapidamente avremo un filtro di colore omogeneo, senza ristagni o recessi troppo intensi, come invece potrebbe accadere usando un contrast o uno shade, con i quali si potrebbe ottenere un effetto simile ma più disomogeneo. Ora che abbiamo la nostra base asciutta, possiamo passare a dipingere realmente la pelle. Al mix di inchiostro marrone e nero, che lo ha leggermente spento, aggiungiamo una punta di bianco per ottenerne una versione più chiara e coprente. Lavoriamo quindi schiarendo quei volumi chiaramente visibili grazie al primer, limitandoci a creare uno sketch su quelle aree. Una volta fatto, uniamo chestnut e una punta di bianco, in modo da ottenerne una versione chiara ma più satura di quella usata poco fa. Con il colore ottenuto creiamo una transizione, posizionandolo tra le aree chiare e scure, avendo cura di rispettare ognuna delle forme. Stiamo usando i colori leggermente meno coprenti del solito, dato che alla base abbiamo già il colore di fondo e questo ci permette di ottenere naturalmente già dei passaggi più omogenei. Schiariamo ancora il colore aggiungendo più bianco e rinforziamo ulteriormente le zone di luce, restringendo anche la zona colpita. Dato che oggi puntiamo ad una pelle più organica e vissuta, stendiamo il colore con delle pennellate sottili tutte nella stessa direzione. Facciamo lo stesso anche sul viso, dove la texture è difficile da creare, ma nel quale puntiamo a enfatizzare in modo netto e visibile i lineamenti. Prima di passare ai colori più chiari, possiamo aggiungere una leggera velatura intermedia per integrare meglio questi nuovi tratti chiari al fondo, ammorbidendo il passaggio, ma in modo meno preciso di come faremmo di solito. Gli step sono ancora visibili e distinguibili fra loro, ma lasciarli ci permette di ricreare una pelle meno delicata e più grezza rispetto ad altre che abbiamo visto su modelli femminili. Schiariamo ancora le luci, sempre con pennellate irregolari, sia nella stessa direzione che un pochino più sparse per dare rotondità per esempio sulle braccia e dove necessario ammorbidiamo gli stacchi o enfatizziamo il colore. Ma come abbiamo visto all'inizio, un lato è rimasto molto scuro rispetto a quello rivolto verso la luce e vogliamo enfatizzare anche lui. Per renderlo più interessante, ma meno importante di quello principale, possiamo lavorare con tonalità molto diverse. In questo caso usiamo un blu verdognolo da mischiare sempre al nostro inchiostro di partenza per ottenerne una versione più fredda. Seguendo le tracce delle ombre più scure, inseriamo questo colore per dar loro una tonalità più interessante che il semplice nero. Avendo inserito il marrone nella miscela, otterremo un colore che, seppur diverso, ben si integra all'insieme.
Questo semplice espediente ci permette di creare modelli meno banali e più integrati in una sorta di atmosfera. Per dare un'ulteriore sferzata di luminosità alla pelle, prima di passare agli ultimi dettagli, possiamo poi spingerci ancora oltre con le luci e lavorando sempre a linee per creare maggiore varietà cromatica con altri step di luce. Ora che abbiamo la nostra base, possiamo renderla più vissuta e creare qualche segno del tempo su questo troll. Scegliamo quindi un pennello più preciso, adeguato alla dimensione del nostro modello e con una versione ancora più chiara creiamo dei graffi singoli in diverse direzioni, senza esagerare, in modo che però si vedano e si distinguano dal resto. Allo stesso modo possiamo concentrare la luce dei muscoli del braccio con dei piccoli puntini chiari per creare anche un ulteriore passaggio di texture. Per creare più varietà possiamo scegliere un marrone caldo come questo chimera, da usare sempre come un filtro di colore per dare un tono in più all'incavo degli occhi, all'interno della bocca e perché no anche su gomiti e ginocchia. Così inseriamo anche dei punti più caldi in contrasto con le ombre fredde e il colore generale della pelle. Creiamo poi una base per gli occhi e inseriamo due piccole pupille scure. Ho poi colorato velocemente gli altri elementi del modello e vediamo insieme come completarlo colorando la barba. Partiamo da una base nera che farà da ombra. Su questa, con pennellate che seguono la forma della barba, creiamo delle aree di luce. Evitiamo di fare l'effetto spaghetti illuminando le singole ciocche dall'inizio alla fine, ma piuttosto illuminiamo alcune aree più voluminose concentrando le linee di luce in quei punti. Con pennellate ancora più luminose, più corte e che partono dal punto più in alto di quelle segnate prima, completiamo la barba e così anche il modello. Mi piacerebbe leggere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e se proverete questo approccio di pittura. Io come sempre spero che questo video vi sia stato utile, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.